Bentornati a Scoring for Films, a una nuova puntata di Cosa c'è sotto e soprattutto Fabri è un nuovo ospite. Un super ospite, perché noi qua dentro abbiamo solo super ospiti. In questo caso un altro cervello non in fuga. Perché da noi i cervelli non scappano. No. Benvenuta Alice Chirico. Grazie mille. Alice Chirico, che è specializzata proprio nel cervello. Ci racconterà un po' di come tutte le cose che ha studiato ed elaborato nel corso della sua vita professionale e accademica si possono far coincidere con la musica. Oltretutto fresca di un premio importante come il Tecno Visionario 2025, quindi anche una gran bella soddisfazione. Assolutamente, direi, no? sì, enorme. Ma di quale parte del cervello ti occupi, diciamolo? Allora, mi occupo di una parte del cervello che solitamente non viene considerata cervello, perché Ok. in realtà fa riferimento al nostro cuore, che fa funzionare tutto il nostro apparato emotivo e che solitamente pensiamo che sia addirittura secondario rispetto al nostro sistema nervoso centrale, alla nostra testa, e invece sono strettamente collegati. E sai, insomma, sono tutte cose che con la musica hanno molto a che fare. Adesso Assolutamente. non so quanto si intersechino volontariamente, ma sicuramente involontariamente per forza. Assolutamente, perché se parliamo di sì. emozioni, se parliamo di trasmettere un qualcosa da una persona a un'altra, credo che ci puoi svelare qualche... Siamo Assolutamente, sì. assetati Esatto, di conoscenze. segreti, Esatto. perché tu sei qui per spiegarci i segreti che sono alla base delle emozioni. Anche perché noi poi questi segreti dovremmo poi trasformarli in qualcosa scritto sul pentagramma. Che abbia un senso. che abbia Una un piccola senso. responsabilità Esatto. oggi. Esatto. Beh, allora, da psicologa e da scienziata quello che posso dire è che sicuramente non si smette mai di capire e di imparare qualcosa sul mondo delle emozioni, quindi Ma per quello che ti consta fino ad oggi, che cosa hai desunto? allora, ho concluso quanto sia complesso definire in modo semplice che cosa è effettivamente un'emozione. Ci sono tante definizioni diverse, diciamo che possiamo avvalerci sicuramente di un punto di partenza chiave che è un po' trasversale a tante teorie e tanti modelli, cioè che l'emozione da qualcosa deve partire, da uno stimolo deve partire, e quando abbiamo a che fare con uno Un stimolo innesco? complesso, esatto, un innesco, come per esempio la musica, la storia diventa ancora più affascinante. Un conto è camminare per strada, trovare un serpente che sembra un bastone, accorgersi di questa cosa, dover reagire, le classiche risposte attacco-fuga, le conosciamo tutte molto bene, ma le emozioni sono molto di più soprattutto quando abbiamo a che fare con uno stimolo appunto come quello sonoro e musicale, che in realtà non ci attiva come ci potrebbe attivare un serpente, Certo. anzi. Gassman padre, specifichiamo, diceva che la musica ti ricatta coi sentimenti. Ecco, Bellissimo. come... È vero. Come ti ci ritrovi? Mi ci ritrovo pienamente. Io sono stata catturata e forse rapita e trasferita all'inizio inconsapevolmente nel mondo della ricerca proprio grazie alla musica. È stato il mio primo amore in assoluto. E è stato il motivo per cui ho scelto di fare ricerca, andando a inseguire delle band musicali in giro per il nord Italia per cercare di comprendere come determinate emozioni e determinate esperienze che queste band vivevano si potessero sposare con la loro performance creativa. Ma che band di che genere? Variegati, assolutamente variegati. Passiamo da jazz al metal, al pop, Perché sai, pop rock. ti vedo vestita così, ti vedo bene a un concerto di heavy metal. Ma ci starei molto bene, devo dirti la verità, ci starei molto bene. Ha appena diretto per i Rhapsody of Fire 2 concerti, Con la ha diretto la sinfonica. sinfonica Wow. qui a Symphonic Milano, in metal, Largo Maler, esatto. e quindi è appena fresco Sono di fresco di un'esperienza esperienza metal, esatto. solida, dura e pura. E chapeau, tra l'altro. Grazie. Forse tu sei rimasta attratta dal gioco dei perché, che è una catena infinita in cui se entri poi a un certo punto ti spari un colpo in testa perché non esci, è un labirinto da cui non esci come più. quando eravamo piccoli, insomma, Esatto. esattamente quello. Non è mai finita questa dinamica, e quindi ciò che mi colpisce è anche questo tuo punto di vista che non riguarda la genesi delle emozioni
semplici, ma di un qualcosa che racchiude un insieme, ovvero quell'emozione che ti porta È onomatopeico. Cioè, parliamo Sì. del O, ovvero scritto Esattamente. AU. Che bello sentirlo pronunciare Oh. correttamente. Veramente? Sì, perché siamo passati da Aui e mi devono perdonare le persone che parlano fluentemente inglese, perché effettivamente l'O è la prima particella dell'aggettivo awesome. Awesome, E quindi certo. in questo modo va pronunciata. All'epoca non lo sapevo, ma adesso lo sai. adesso lo so molto bene, sono stata proprio educata a pronunciarla correttamente, proprio perché il fatto che sia onomatopeica ci racconta molto sulla natura stessa di questa Ecco, emozione. che tipo di emozione è? È un'emozione, come dicevi prima, complessa, non è un'emozione, diciamo, che potremmo assimilare alla gioia, alla tristezza, che comunque sono fondamentali e cardini all'interno della nostra vita. È un'emozione che si compone di tante piccole emozioni diverse. Cioè, se ho capito bene, mentre la gioia e la tristezza hanno mediamente in quel momento una causa scatenante che le provoca, questa ha più cause scatenanti? Anche, diciamo che anche le emozioni più semplici di base, come la gioia e la tristezza, possono avere stimoli diversi, quindi non è soltanto il serpente, ma anche essere interrogato all'improvviso può far scattare la paura. La vera differenza è che alcune di queste emozioni più di base sono contenute all'interno di questa emozione più complessa. Molte risposte le possiamo trovare qui. Nel libro. Questo qui, La profonda meraviglia, che ho letto, divorato, anche tu, abbiamo imparato a leggere apposta per l'occasione. E che è la traduzione italiana approssimativa del termine Perché in realtà esatto. non ci sarebbe una parola. Esatto, Che- esatto, questo è il tema. Perché Alice, tra le altre cose, dirige L'Experience Lab all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove Esatto. ci divertiamo un sacco a studiare queste cose che una volta erano un po' new age, adesso a quanto pare c'è un hype pazzesco. dal periodo positivo al periodo più individualista, spiritualista, la razionalità, è un ciclo che continua. Adesso siamo evidentemente in quest'onda di grande Probabilmente ricerca della sì. spiritualità. Però senti, Sì, è vero. E quindi questa profonda meraviglia. Perché qua c'è uno specchio? Esatto, partiamo da questo. Posso c'è dire uno la specchio. verità? Ma la vera Perché ti verità? piaceva? No, lo dico io, non l'ha scelto lei, l'ha scelto l'editore. Ragazzi, io avevo scelto, io avevo scelto un'altra copertina. Era una copertina che guardava verso un cielo infinito con dei palloncini. Ma qualcosa l'editore ha fatto le sue scelte. Nine. L'editore ha detto: bella la tua scelta. Però facciamo quello che dico io. Ci stai. Vabbè, bisogna passare da queste Sì. forche Ma caudine. devo dire, tutto sommato È bella, è molto bella, molto è bella, evocativo, dai. È evocativo. alla fine. Ma io pensavo ci fosse un profondo significato. Ma in c'è. verità. Posso ricavartelo se vuoi. Sì, allora, Posso ricavartelo. Allora, il primo significato che io ho dedotto è quello di trovare il collegamento, visto che stiamo parlando qua dentro il libro anche del suscitare le emozioni e la profonda meraviglia anche attraverso la musica. Sì. Pensavo fosse un collegamento simbolico con la musica o l'espressività artistica, nella sua forma artistica, che è specchio, no? Ma del sé, sicuramente lo del è. sé, quindi l'arte come specchio attraverso il quale l'uomo vede la realtà che lo circonda diversamente, meglio, più conosciuta o quantomeno conosciuta a un livello superiore e con degli piacevoli o spiacevoli effetti collaterali che sono anche le emozioni. Bellissima questa spiegazione. Dici? Mi piace da Veramente? morire. La mette nella prefazione del prossimo libro. Il prossimo secondo libro me. è già scritta, io già la vedo. Ma in realtà sì, le emozioni sono veramente il nostro specchio e con la musica noi ce ne rendiamo conto sempre di più, perché c'è un grandissimo dibattito, grande fermento rispetto a queste tematiche nell'ambito della psicologia della musica. Ci si pone una questione che forse sembra anche un po' banale, ma non lo è: se la musica sia veramente in grado di suscitare delle emozioni autentiche nelle persone, emozioni genuine, oppure se semplicemente ognuno di noi sia capace di leggere
all'interno del materiale musicale dei pattern, delle configurazioni tipiche che si ripetono e che per apprendimento, per abitudine associamo a certe tipologie di emozioni. Quindi dove sta qual è la tua verità? posizione? Adottare una posizione estrema in un campo delicato come questo mi sembra un bel salto. Per alcuni è possibile suscitare attraverso la musica dei sentimenti, ma solo se la musica non è solo strumentale. Per altri invece succede il contrario. Quindi c'è veramente un dibattito molto nutrito attorno a questo tema. Però c'ho un dubbio esistenziale, ce ne ho tantissimi, insomma, però questo forse magari me lo puoi chiarire. Se questo senso di profonda meraviglia, come l'hai chiamato tu, è assimilabile in qualche modo alla musica, mi chiedo, necessita per essere percepito di un qualche substrato culturale o di qualche preparazione specifica, musicale o non musicale, o è un qualcosa di trasversale ai tempi e alle culture? Se dovessimo avvalerci per esempio di una posizione molto classica, noi non potremmo pensare all'universalità di questa emozione a partire dalla musica. Avremmo bisogno in qualche modo della possibilità che si vengano a costruire delle aspettative rispetto a qualcosa che c'è prima, quindi questo implica un processo di apprendimento. Il fatto che siamo stati abituati ad aspettarci che dopo X c'è sempre Y, ma se dovessimo avvalerci di una prospettiva completamente diversa, una prospettiva anche universalista, la dovremmo testare, dovremmo vedere se in culture diverse, cosa che è stato fatto con altre emozioni per esempio, veramente ci siano risposte emotive pressoché identiche da parte per esempio di persone educate all'ascolto della musica occidentale, da parte invece di persone che la musica occidentale non l'hanno mai ascoltata. Se riscontrassimo in entrambi i gruppi l'emozione della profonda meraviglia per un brano che è stato riconosciuto in grado di suscitare questa emozione, allora sì che potremmo parlare di universalità. Tu mi hai detto che un brano che è stato riconosciuto capace di generare questa cosa. Ovviamente parliamo di statistica, parliamo assolutamente. Ok, di uno studio che dice ok, su 100 elementi 94, perché ci sarà sempre un qualcuno che è completamente refrattario a questa come a mille altre emozioni. Assolutamente insomma. Sì, questo è un punto cruciale. Ognuno di noi ha delle tendenze diverse nel vivere certe emozioni rispetto ad altre, per cui è possibile che per esempio io sia più propensa a vivere la profonda meraviglia ascoltando musica metal, cosa che invece non potrebbe mai accadere, non so, con qualsiasi altra persona, dipende. E questo si va a incastrare moltissimo, a incrociare moltissimo anche con i miei tratti di personalità e le mie preferenze musicali. Quindi assolutamente hai ragione, il tema è non esiste un brano che susciti profonda meraviglia. Si schiaccia il tasto. Esatto, 10 persone su 10. È veramente complicatissimo. Ma è una casistica. È una casistica e è così che funzionano le emozioni, è così che funziona l'essere umano. La variabilità, il fatto che non ci sia una costanza perenne delle risposte è un'ottima cosa, perché così possiamo capire veramente i meccanismi. Quindi non siamo in grado di dare una risposta univoca su quale sequenza o combinazione o singolo stimolo attivatore possa suscitare la profonda meraviglia, ma possiamo trovare una costanza nei meccanismi di attivazione magari di emozioni non complesse ma più isolate e semplici? Noi potremmo descrivere qualsiasi emozione in relazione a questi due aspetti. Il primo aspetto è la valenza, quindi il tono edonico, quanto è piacevole e spiacevole. L'altro aspetto è l'attivazione fisica che ci genera, psicofisiologica che ci genera, che si chiama arousal. E nella musica noi troviamo entrambe e quella che è risultata essere più forte anche da un punto di vista cross-culturale, quindi in culture differenti, è la dimensione dell'attivazione. È la possibilità di creare attraverso la musica una tensione che si vada a riflettere anche a livello psicofisiologico, pur in persone che appartengono a culture diverse. Cioè, ti attiva questo brano, ma attiva anche una persona che non ha mai ascoltato musica occidentalizzata. Sai, allora, ovviamente un film è un film e non ha la pretesa di essere un documentario, però quello che stavi dicendo mi ha ricordato
la scena delle ali della libertà, non so se l'hai vista, dove in questo carcere, insomma, di massima sicurezza, a un certo punto viene sparato un brano di Mozart dagli altoparlanti per uomini che probabilmente non avevano mai ascoltato quel genere. E però è quello che suscita in questi uomini questo brano di cui loro non sanno il testo, non sanno di cosa sta parlando, secondo me era un qualcosa di simile a Una profonda meraviglia, quindi mi è venuto in mente questo parallelo. Cioè, ti ricordi la scena, Sì, Fabio? come no, presente? bellissimo quel film. Però mi sembra che tu sia un pochino sulla difensiva, nel senso che Vai. per giocare su un campo sicuro tu ti stia autoconfinando nel perimetro di ciò che è misurabile, quindi le Sì, attivazioni. da scienziata una sì. scienziata, Da scienziata. Però, Ammetto. sì, però a noi ci piace anche azzardare, Volare. Ok. alto o basso, a seconda Sì. dei punti di vista, con il piano simbolico. Ok. Perché ho visto negli anni in tutte le letterature più o meno ricorrenti, sempre come centrali, le reazioni affettive, accettate come fondate su una costanza di stimolo, no? E effetti E risposta, e sì, risposta, che sono le classiche reazioni di piacere e dispiacere, attivate dalla interruzione di uno schema aspettato, previsto, no? E quindi il gioco della frustrazione o dell'appagamento di ciò che è previsto fa insorgere la meccanica, la dinamica. Certo. No? Noi facciamo un'attività musicale molto centrata sulla attivazione nella mente degli scenari che racchiudono una molteplicità di sensi, ma anche una molteplicità di visioni, anche emotive. Capita spesso di giocare con dei ragazzi facendo ascoltare il brano di una scena. Senza vedere la scena, tirano fuori sempre quegli elementi base. Ad esempio, qui ci sono delle persone in una casa, oppure c'è un padre e una figlia, oppure c'è calore, intimità. Cioè, ci sono una molteplicità di immagini o di riferimenti emotivi che sono costanti. E allora questo Sì. ci fa chiedere che cosa rende costanti queste apparizioni, questi scenari che sono anche al limite visivi, indotti, no, dall'immaginazione, suscitati dall'ascolto della musica, in cui però ci sono dentro anche delle emozioni specifiche. La mia opinione personalissima è che sicuramente ci sia una buona dose di apprendimento, ma che d'altra parte ci sia anche qualcosa di invisibile, forse anche archetipico, e che sia un codice interpretativo della realtà e dello stimolo sonoro musicale, a tal punto che probabilmente questi, diciamo, fenomeni legati alla sinestesia che mi sembrava stessi dipingendo prima probabilmente sono più semplici e più frequenti di quanto immaginiamo nel momento in cui magari componiamo dei brani che vadano ad accompagnare degli script, delle storie, delle scene di vita quotidiana o comunque qualcosa che sia riconoscibile e in cui gli altri si possano riconoscere. Senti, Questo è ma quello che penso. faccio un po' l'avvocato del diavolo. Io però questo effetto lo potrei ottenere anche volutamente e anche abbastanza semplicemente se io andassi a replicare un brano di un altro compositore per la stessa scena, magari un pezzo anche famoso, un pezzo che nell'immaginario collettivo riporta a quel tipo di situazione che io poi vado a descrivere, e cambiando alcune cose, come dire, il brano non sarebbe riconoscibile, ma la struttura sonora, ne abbiamo parlato in parte nella puntata sulle parodie, la struttura sonora può restare la stessa, e quindi in quel caso l'ascoltatore ascolterebbe il mio brano, non si renderebbe conto che è tratto comunque da un altro brano che rifletteva quella stessa identica situazione, e mi sembrerebbe un po' come un trucco di magia, nel senso c'è un effetto ma è un espediente, insomma. Potrebbe anche esserci un qualcosa del genere che noi andiamo a prendere banalmente la nostra memoria più o meno inconscia, insomma. Sì, potrebbe essere assolutamente anche il fatto che possiamo considerare prima un livello macro, che sia quello legato, diciamo, di più al ricordo completo che noi possiamo avere del brano originale, e un livello
microstrutturale, cioè di punti, ma esattamente come viene in qualsiasi ricordo, in qualsiasi episodio che ci ricordiamo nella nostra vita, noi abbiamo dei punti che ci ricordiamo, soprattutto se c'è uno script, ci ricordiamo alcuni elementi fermi, e se quegli elementi non vengono stravolti, tutto sommato lo script rimane integro. Quindi è come se noi continuassimo ad evocare con lo stesso potere dello stimolo originario. Sì, può essere, assolutamente. Congetture, assolutamente. Vabbè, Sì, quello, sì, sì. è quello che stiamo Assolutamente facendo. sì. Iniziamo a dare le armi, ad esempio, per suscitare l'emozione della gioia. Beh, Come la susciteresti? Su quali fattori, quali leve, quali strumenti useresti per attivare questa emozione? E poi sempre andiamo a utilizzando crescere. la musica. Assolutamente sì. Beh, allora, dovendo pensare alla gioia come un'emozione caratterizzata da un'elevata attivazione, quindi psicofisiologica, una valenza altamente positiva, e considerando quali sono gli stimoli che solitamente la suscitano, quindi sono stimoli che in qualche modo ci sorprendono, pensate a una festa di compleanno a sorpresa e che quindi sono piacevoli, proverei a riprodurre esattamente lo stesso pattern musicale, quindi probabilmente potrei lavorare sul modo, potrei optare per un maggiore, però lavorerei anche moltissimo sulla possibilità di creare una tensione positiva che sia attivante all'interno del brano e con dei momenti di violazione delle aspettative, ma pochissimi in realtà, perché non bisogna chiedere troppo lavoro al nostro ascoltatore, altrimenti usciamo dalla gioia. La gioia non è faticosa, non è un'emozione che richiede un'elaborazione come potrebbe essere la profonda meraviglia, perché non ci mette in discussione allo stesso modo. Quindi probabilmente un brano musicale di questo tipo dovrebbe riflettere un andamento simile e richiedere un'elaborazione che non sia troppo elevata, che sia accessibile. E come lo attiviamo? Col dinamismo musicale? Sì, non eccessivo, probabilmente. Qualche elemento che possa sicuramente generare una piccola sorpresa, ma non troppa. E poi un po' di comfort zone, mi viene da dire. Quindi magari dei loop che si ripetono, che sono confortanti, ma all'interno dei quali magari c'è qualche piccolissima variazione. Questo perché il nostro cervello ama le variazioni, quindi altrimenti rischieremmo di allargare troppo la comfort zone del nostro ascoltatore e si appiattirebbe tutto. Quei compositori, insomma, che sono, mi viene in mente Morricone, insomma ce ne sono tantissimi, che sono veramente capaci di andare a toccare quei nervi scoperti o quelle sensazioni che noi abbiamo nascoste chissà da qualche parte. Non sempre lo fanno coscientemente, non so quanti dicono adesso faccio questa cosa perché vado a toccare, però poi il risultato effettivamente è quello. Quindi cosa c'è? Istinto, esperienza, potrebbe un po' di essere fortuna, sicuramente un po', sparo, ma sicuramente un po' di casualità all'inizio, nel momento in cui impariamo e procediamo per tentativi ed errori. E poi mi viene da dire quello che dicevamo all'inizio, cioè che da un lato la musica suscita delle emozioni genuine, dall'altra parte noi possiamo imparare ad utilizzare la composizione per mimare delle cose con le quali abbiamo una certa familiarità e quindi a trasferirle, a riprodurle anche come se fosse la prosodia del nostro linguaggio, nel modo in cui comunichiamo. È come se fosse un altro strumento per comunicare con qualcun altro, in primis con noi stessi, e convincerci che quella cosa funziona perché genera in noi quelle determinate emozioni, e poi far sì che possa funzionare anche con qualcun altro che non siamo noi, ma che comunque è cresciuto nel nostro stesso contesto.